una domanda ricorrente che tutti voi mi fate tantissime volte e tantissimi mi scrivono è quella: che tipo di referenze devo portare per accedere a Ryanair e che tipo di criminal record certificate devo portare, come lo devo fare, se è scritto a mano, se è valido per 6 mesi o è valido soltanto per 10 settimane. E quindi oggi mi sono proposta di cominciare a fare un po' di chiarezza su questi documenti, anche se per esempio io quando ho iniziato a lavorare per Ryanair era 2018 in dicembre, e da allora può darsi sono cambiate un po' di cose, però alla fine la Crewlink, che si occupa proprio di ricerca personale per questa grande compagnia che è la Ryanair, che adesso è Ryanair Holding, non dimenticatevi che Ryanair è cresciuta tantissimo. Non sto facendo pubblicità, però mi piace davvero tanto, sono appassionata di Ryanair. E loro si sono estesi per esempio in Polonia con Ryanair Buzz, ha preso poi Laudamotion, poi si è estesa poi in Regno Unito, poi in tutta l'Europa, c'è Ryanair DAC, c'è Ryanair UK, ci sono tanti tipi di Ryanair. Comunque Ryanair opera soltanto in Europa. Ecco, dopo aver fatto il colloquio si richiede tantissimi documenti, però resta con me, non andare via. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Io mi chiamo Carmen, sono una hostess di volo che adesso si è trasformata in hostess di terra, se si può dire così, o agente di scalo, o addetto allo scalo. Sono qui in Lione, lavoro per l'aeroporto di Lione, sto facendo una scuola in alternanza. Qualcuno mi ha detto che è un tirocinio, letteralmente ho iniziato la scuola e nel frattempo sto anche lavorando a pieno ritmo, quindi ricevo anche uno stipendio, tutto va bene, c'è molto da imparare, però partiamo dall'inizio. Tantissimi di voi mi hanno scritto, mi hanno chiesto per esempio quando devi fare tutta la documentazione Ryanair, cosa devi portare? Devi portare il Criminal Record Check, che è un casellario giudiziario che lo devi portare dal tribunale, devi andare al tribunale di persona, puoi anche delegare qualcuno, però è molto più difficile delegare qualcuno e cercare di fare questo documento perché ci mette un sacco di tempo. Ecco, in Italia per me ci è voluto un giorno, quindi se andate di persona soltanto un giorno è richiesto per fare questo criminal record. Quindi loro cercano di vedere che cosa è successo nel paese in cui tu risiedi, se sei italiano o come me, che io ho lavorato e sono nata in Romania. Per me è stato un check back, quindi una ricerca al passato. Se hai fatto qualche, non lo so, allora sarai un po' segnato e, come ben lo sai, la legge non permette di far lavorare i cittadini stranieri nelle grandi aziende europee o internazionali. Allora questo casellario giudiziario deve essere tradotto da un traduttore giurato. Un traduttore giurato tu lo puoi trovare nella tua città di residenza senza alcun problema, però ricordati che deve essere giurato. Se non è giurato, quindi è iscritto all'albo dei traduttori giurati, non è valido. Quindi deve essere tradotto in inglese perché questo documento va a Crewlink. Lo stesso Crewlink richiede anche 3 referenze, 2 dal datore di lavoro e una terza referenza da un tuo amico che può dire: guarda, lo conosco, so che è una buona persona, so che tutto va bene, c'è bisogno della data in cui è stato emesso questo documento, perché alla fine si tratterà di un documento perché sarà firmato dal tuo amico, ok?
La data, la firma e il nome e cognome, mi chiamo Marco Rossi, vivo in via Marconi, e sto dicendo che Carmen Kiermensky ha fatto questo, è una buona persona, tutto quanto. Questo documento insieme alle altre referenze dal datore di lavoro o da scuola, se tu hai fatto un tirocinio, hai fatto un stage, allora deve essere lo stesso, datato, firmato per iscritto. Questi documenti devono avere la data in cui tu hai iniziato il lavoro e l'hai finito. Tutte queste tre referenze devono essere tradotte, come ti ho detto prima, da un traduttore certificato, da un traduttore giurato. Ecco, una volta fatto questo, non ti rimane altro che fare una bella copia del tuo atto di identità, che è il passaporto. Non dimenticarti che il passaporto non può scadere fra 6 settimane o fra 6 mesi, perché poi impedirai loro di fare le corrette, non lo so, il corretto processo di inserimento. Ah, una cosa, non dimenticarti che il criminal record check, che è il casellario giudiziario, deve essere valido fino a 10 settimane e non 6 mesi. 10 settimane, 6 mesi, qualche cosa del genere. C'è scritto così su Ryanair, quindi non ditemi altre cose. Una volta che tu hai questi documenti, può darsi che loro ti richiameranno, se tu li mandi a Crewlink, loro ti richiameranno e ti chiederanno altri documenti. Può darsi che per loro non è sufficiente e ti chiederanno altro, però non fatevi problemi. Io ho avuto i miei colleghi in Polonia che poi sono stati chiamati per diversi motivi. Poi alla fine Crewlink ha preso me perché me come diciamo una specie di coordinatrice del gruppo di 29 persone, perché questa persona di Crewlink che lavorava lì era di nazionalità italiana, e quindi io parlavo italiano e lei ha detto yuhu, possiamo parlare, possiamo comunicare, non perché l'inglese è difficile, però quando ti trovi con qualcuno con cui puoi parlare la tua lingua va tutto bene. Ecco, dopo aver fatto tutti questi documenti mandati a Crewlink, loro li riceveranno tantissime, loro fanno questo per lavoro, e allora tu sarai chiamato al primo giorno di training, che letteralmente il primo giorno del training significa che voi vi fate tutti i documenti, cercheranno di vedere se i documenti che hanno davanti a loro corrispondono alla persona, se va tutto bene, allora si può iniziare. Sono 6 settimane di training molto molto duro, seguito anche da in mezzo, non è seguito, in mezzo c'è anche il training con simulatore non di volo, ma la simulazione, nel senso che io l'ho fatto a Bergamo, per esempio. Tu vai a Bergamo nel simulatore, c'è una specie di aereo tagliato a metà dove tu puoi fare un'evacuazione forzata sul mare o sulla terra, salti su non so come si chiama in italiano, su un tobogano per poter uscire dall'aereo e tutto quanto. Comunque ragazzi, se vi piace questo video, se avete delle domande, comunque mettete un mi piace a questo video e soprattutto iscrivetevi a questo canale perché è tutto sull'aviazione. Se hai qualche domanda su queste referenze, io sono pronta a risponderti, scrivimi nei commenti, tranquillamente io rispondo a tutti. Se vuoi farti un po' di altri video, vuoi vedere un po' di altri miei video che ho fatto nel passato, feel free to get there. Non dimenticatevi che serve l'inglese non perfetto, serve l'inglese conversazionale, quindi io dico B2,
va tutto bene per un B2, giusto per dire, per fare una frase, per discutere di te, di quello che hai fatto, del tuo lavoro, per il colloquio voglio dire. Anche perché l'inglese, il livello di inglese ti aiuterà nel confronto con i tuoi colleghi verranno da tutte le parti dell'Europa, tranquilli, Europa e non solo. Cittadini, per esempio, nordafricani che si sono naturalizzati europei, quindi sarà un po' più facile per te anche a parlare l'inglese. L'inglese è la lingua dell'aviazione. Ragazzi, quindi abbonatevi a questo canale e ci vediamo il venerdì prossimo. Se volete vi posso parlare del mio attuale mestiere che lo faccio alla terra, quindi come hostess di terra o addetto allo scalo. E niente, io rimango sempre a vostra disposizione. Vi abbraccio tutti e vi mando un grande bacione. Ciao!